lasciata e piango ogni sera ricordando i suoi baci. Capisco mia madre che picchiava le mani se non lavavo bene i piatti del pranzo e della cena. Guarda ciò che fai, sprechi troppa acqua. Guarda ciò che fai, sprechi troppa acqua, perdi troppo tempo. Un'arte la sua che non ho mai saputo interpretare. Ma ora che Marlene m'ha lasciata e vivo solo d'un respiro dopo l'altro, guardo ogni donna entrare in casa mia senza alcun desiderio e la lascio andar via senza fretta. Del tempo che sostano da me aspetto il dopo pasto, quando ognuna, sazia di ciò che ho preparato, cerca un riscatto, una ricompensa, un qualcosa da lasciarmi. Allora s'alza dalla sedia e s'agita facendosi vedere i fianchi disinvolti davanti alla tinozza dell'acqua e del sapone. Io d'altra parte sono ferma a guardare. Ogni donna è un'intrusa, un'estranea, di cui sono curiosa, senza brama. Con gli anelli, senza anelli, l'orologio scivolato fin quasi sulle nocche, sciolto totalmente dal polso, con i guanti bucati, troppo stretti, larghi, colorati, di colori accesi, neri, resistenti, la presa decisa, distratta, la spugna che gratta. Altre volte un fazzoletto da lasciar cadere a terra dopo un opportuno svenimento. Il sapone infilato, spremuto sott'acqua, spruzzato radente, messo nella ciotola da usare come pinzimonio, e l'acqua nel catino, mezza fredda, mezza calda, il risciacquo di stoviglie ad una, oppure tutte insieme. Uno stile personale, impossibile da imitare. Ogni stoviglia ha un ordine, un prima, un poi, un posto e solo quello, un disegno geometrico di cui ognuna è parte, una logica stringente che non prevede d'essere messa in discussione. Chi t'ha insegnato a lavare i piatti in questo modo? Chi t'ha insegnato a lavare i piatti in questo modo? Chiedeva mia madre quando ero bambina e tenevo le labbra ben chiuse a qualsiasi nome, compreso, ma soprattutto il suo, che adoravo fin da bambina. Perché non c'era nessuna domanda a cui rispondere, né un nome da pronunciare, men che mai il suo. C'era piuttosto la lettura d'una sentenza alla quale doveva seguire una silenziosa assunzione di responsabilità, di debito, di colpa. Marlene rideva e non c'era riso più bello di quando la stuzzicavo con unze come mia madre e mi arrivava addosso la pezzetta infradiciata di detersivo al limone. Chi ti ha insegnato a lavare i piatti in questo modo? Chiedo ad ognuna coi gesti, lo sguardo, la mia sola presenza per raccogliere intero il mistero d'un'arte mai appresa. E ognuna comprende, si vergogna, si vanta, a suo modo risponde. La mia ex, mio padre, mia zia, la prof di filosofia, mia nonna, la mia più cara amica, mio fratello di ritorno dal militare. In particolare quel pomeriggio quando lei mi sfiorava nonostante le dicessi di no, non ora, e mi feci sul palmo un'ustione che porto tuttora. In particolare quando volli lavare i coltelli da sola e divenni un lago di sangue che la suora non volle mai più. In particolare quando mia madre morì e mio padre mi disse: ora tocca a te. Qui non c'è più nessuna per vedere come fare o non fare,
neanche mia madre ad allungarmi un ceffone o a impegnarsi nel suo magico sermone dal titolo L'importanza della volontà, né Marlene. È il suo odore che sento e che manca in questa cucina nemica più a me che a qualunque altra donna. Se mi intendessi di sapone, se sapessi strofinare, se potessi calcolare l'acqua andata persa, il tempo consumato, se riuscissi a ricordare la lezione di mia madre, di sicuro metterei ogni stoviglia al proprio posto e quell'ordine geometrico mio proprio riempirebbe d'assoluto il più piccolo dettaglio, compreso quello sbaglio sigillato con una cicatrice sul dorso della mia mano. Se riuscissi a ritrovarla nei miei gesti, nelle pause dei sospiri, se sapessi ritrovare l'eleganza dei suoi slanci, se scoprissi il segreto dei suoi 1000 impedimenti, non sarebbe più così presente da fiaccarmi mani e gambe. Non sarebbe più così tremenda da privarmi della rabbia come unica difesa dalla sua assenza e dalla mia attesa. Sarei risparmiata a me stessa se solo avessi anche un flebile disappunto.